Benvenuti a tutti su Potoi TV. Il video di oggi è un recap su tutte quelle informazioni che sono giunte a noi dagli sviluppatori sulla Season 3. E difatti ieri è uscito un video ufficiale sul canale degli sviluppatori che annunciava delle nuove funzioni e dei nuovi dettagli sulla Season 3, oltre che a dei nuovi video in cui annunciavano dei comandanti nuovi. Quindi partiremo con questo video con la spiegazione di quello che sarà la nuova season, quindi il tema principale, le nuove funzioni. Poi vedremo verso la fine i nuovi comandanti e un recap delle nuove fazioni disponibili. Andiamo ora a vedere il tema della season 3. La Season 3, infatti, come la Season 1 e la Season 2, è basata su un tema che si chiama Rebuilding Glory. Questo perché si basa proprio sul ricostruire, sul costruire qualcosa. Cosa? Ora ve lo mostro. I punti di controllo, infatti, è stata inserita una nuova meccanica all'interno di tutti i punti di controllo per i quali si può costruire, si può migliorare, ok? Questi tramite delle missioni particolari in cui voi potrete mandare i vostri comandanti potranno essere migliorati per dare migliori bonus e altre funzionalità molto importanti. Si può inviare un comandante, con questo si può ottenere, oltre all'esperienza per la struttura, si può ottenere delle monetine che immagino siano legate allo shop della fazione, della Warband. Inoltre daranno dei bonus utilissimi, come ad esempio quelli che si possono vedere a schermo. Sono già stati introdotti nella Season 2, come ad esempio più oro, più risorse in generale, ma con il miglioramento ulteriore verranno aggiunte anche altre possibilità, come ad esempio la possibilità della struttura in sé di fare da forte personale. Infatti nel video ufficiale viene detto che funzioneranno come se fossero una fortezza della warband del clan, dove voi potete mandare il comandante e poi avrà spazio di movimento. Questa è una cosa molto utile che è stato un bene che l'abbiano aggiunta. Con il miglioramento e lo sviluppo di questi punti di controllo non soltanto aumentano le risorse e i benefit che ci danno, ma aumenta anche la difficoltà con cui una fazione può conquistarne uno. Questo perché aumentano i livelli degli eserciti a difesa, aumenta il livello di vita che ha una di queste strutture e di conseguenza ci si può costruire anche una strategia attorno, quindi i punti di controllo non saranno più semplicemente qualcosa che noi prendiamo e rimane lì, ma diventerà anche un punto forte della nostra fazione. Se noi ci concentriamo più che altro su un punto e lo rendiamo più difficile da conquistare, in quella regione potremmo abbassare le difese per concentrarci su altro. Quindi questa è un'ottima cosa e rende più strategico ancora il gioco. Le strutture, una volta conquistate e potenziate, non solo sbloccheranno dei livelli di risorse più alti, ma anche l'aumento di livelli di una nuova meccanica, di una nuova struttura che è stata introdotta, ovvero i campi difensivi. Che cosa sono? I campi difensivi sono una struttura che viene posizionata all'interno di una casella 1x1, come si vede a video. Queste strutture somigliano tanto alle vecchie rovine che ci sono già nella Season 1 e nella Season 2. Ma cosa sono di preciso? Beh, sono delle strutture che permettono, una volta conquistate, di sbloccare degli eserciti del computer che vanno a combattere e a pulire la zona contro i nemici, o non si è ancora ben capito cosa perché non ci hanno mostrato tanto nel video. Comunque è una struttura che una volta sbloccata ci fornisce degli eserciti della fazione che combatteranno per la fazione e ci aiuteranno a mantenere pulita la zona di controllo della nostra casata, se così vogliamo dire. Nella Season 3 sono anche stati aggiunti nuovi campi neutrali per delle nuove truppe. Quale nello specifico?
È stata aggiunta una nuova T4, una nuova truppa neutrale T4, che sono questi qua. Le loro abilità non sono ancora state del tutto mostrate, tuttavia sono state mostrate per bene, i danni, la vita, insomma le statistiche come si può vedere in video. Sono poi stati mostrati i Keeper, sono un'unità elfica che può infliggere danni da concentrazione, molto forte, interessante da poter vedere, e l'unità umana Seafarer. Altre unità probabilmente sono state aggiunte, ma non sono ancora state mostrate. Però, oltre a questo, oltre alle aggiunte di nuovi campi neutrali, è stata modificata anche la meccanica legata a questi. Infatti, dopo che un campo è stato conquistato, ci sarà la possibilità, se è stato, se non sbaglio, anche potenziato al livello giusto, per tutti i membri della fazione di reclutare quel tipo di unità. Quindi non sarà più soltanto dedicata al singolo giocatore che conquista un campo neutrale, la possibilità di reclutare quelle truppe, ma a tutti i membri della fazione del giocatore che conquista quel campo. Quindi non ci sarà più la guerra per i campi neutrali, ma saranno disponibili per tutti una volta che saranno conquistati. Questa è una novità molto importante perché molte fazioni, molti clan segregavano, tra virgolette, limitavano l'accesso a questi campi neutrali a solo i giocatori più forti, e questo era un po' limitante per tutti gli altri. Alla mappa di gioco sono state aggiunti anche delle nuove fazioni, nello specifico Gundabad e Variags. La nuova mappa infatti sarà disposta in questo modo, con Gundabad a nord vicino ad Angmar, e Variag ad est alla destra di Mordor e sotto Arun. Le nuove truppe T4 di queste due fazioni le abbiamo già viste in un video dedicato, per cui se siete interessati potete anche andarli a guardare. Tuttavia adesso ne faremo un piccolo recap, vi mostrerò le statistiche, insomma i concetti salienti, così da potervi dare un'informazione un po' più completa. Queste sono le T4 di Variag, con un'abilità legata a tutte le unità a cavallo, quindi 10% di danni subiti in meno, e la seconda abilità che le permette di targetizzare principalmente l'unità di tier più alto. Mentre questi sono i tier 4 di Gundabad, dove hanno un buff al danno, ovvero il 50% del loro danno ignorerà la difesa del nemico, nel senso, mi spiego meglio, i loro attacchi ignoreranno il 50% della difesa del nemico, e la seconda abilità gli permette di fare un doppio attacco. In che senso? Se sono presente un'unità da mischia e un'unità a distanza, lui colpirà entrambe, quindi un'unità molto particolare. Parlando sempre di fazioni, è stata aggiunta anche una nuova meccanica, ovvero l'alleanza. Si può vedere nel video ufficiale senza che però ve lo annuncino precisamente. Difatti, se si guarda attentamente il simbolino in alto di alcune fazioni, in alcune parti del video, si può vedere che è diviso in due. Cosa significa? Vuol dire che quelle due fazioni saranno alleate, che condivideranno le sorti della season. Tuttavia non è ancora specificato come questa alleanza funzioni, come le interazioni che si possono avere tra le due fazioni, le caselle come funzioneranno, come si potrà rompere questa alleanza, se si potrà rompere, se l'alleanza non sarà soltanto a 2 ma a 3, a 4, insomma non ci hanno ancora spiegato bene il meccanismo completo, tuttavia sappiamo che è presente, quindi ottima informazione. Con l'arrivo della Season 3 sono stati aggiunti anche 3 comandanti. Lui è il primo che è stato rivelato ed è Sirdan. Non ci è ancora stato detto se sia un tier 2, un tier 3, un tier 1, tuttavia sappiamo che ha alcune abilità che già conosciamo. Infatti sono stati mostrati un po' tutti i suoi titoli, tranne le abilità di ultimo livello, che comunque sono usciti dei leak che ci mostrano in una foto quali sono le abilità che noi non conosciamo. Intanto possiamo vedere il bianco consiglio, che conosciamo già, e Teleri, anzi scusate, Teleri, che in sostanza è un buff
una possibilità di fornire un buff alle proprie truppe elfiche. Il secondo comandante che hanno presentato è lui, un nuovo Nazgul, Lothar. Probabilmente lui sarà un T3 della fazione del male, ovviamente, tuttavia nulla è confermato purtroppo. Questi sono i titoli un po' che ci hanno mostrato e alcuni li conosciamo già come Ringwrath e Reaper. Si può fare qualche supposizione su Master of the Fallen, dato che il nome assomiglia tanto a il maestro dei carri da guerra fatto nuovo di Kirun, quindi qualche supposizione la si può fare a riguardo, tuttavia nulla di confermato. Questo è il secondo titolo di R0, quindi un titolo molto importante che insomma fa fare tanti danni agli Stalker e ai Reaper, per capirci le truppe T2 e T3 di Angmar, che sono molto forti soprattutto in late game, quindi un titolo interessante, mi piace. Il terzo comandante è stato rivelato oggi, 7 febbraio, ed è Celeborn. Lui probabilmente sarà un tier 3, quasi sicuramente lui sarà il tier 3 per la fazione del bene. Visivamente è molto curioso, bello, particolare, e le sue abilità sono ancora più interessanti. 2 le conosciamo già, che sono Guida e Elfo Grigio. Purtroppo ha ereditato Elfo Grigio dal nostro Legolas, non un'abilità fortissima, però ne ha 2 di nuove, The Wise e Lord of Lorien. Cosa sono? Non si sa per bene Lord of Lorien, ma per The Wise ci rispondono nel video ufficiale. E infatti il primo titolo sequenziale è il primo titolo graduale, ovvero che con l'aumentare delle statistiche del comandante aumentano anche i bonus e i buff che l'esercito riceve. Questo è un titolo che mi piace tanto, interessante, che sono curioso di vedere sul campo di battaglia. Dunque, che dire? Beh, ci sono novità molto importanti per quanto riguarda la Season 3. Vi ricordo tra l'altro per un'altra volta che oggi è l'ultimo giorno per confermare la vostra registrazione per la S3 e insomma le novità ad oggi presenti sono state enunciate tutte quante, molto interessanti, curiose, soprattutto la possibilità di avere un'alleanza tra fazioni, la chiedevamo in tanti e da tanto tempo, quindi bene che l'abbiano introdotta. Io sono soddisfatto, mi piace questo aggiornamento per la S3, ora bisogna vedere come sarà effettivamente una volta che inizierà, quindi un appuntamento al 10 febbraio è d'obbligo per vedere un attimo le novità e come sarà il primo giorno di S3. Un piccolo consiglio: il primo giorno giocate tanto perché è imperativo, il primo giorno avrete un buff per le truppe perse, un buff insomma tutto quanto, avrete meno truppe perse, più velocità nella cura, più velocità dei comandanti, più velocità anche per il recupero dell'energia dei comandanti. Ogni attacco, ogni azione del comandante costerà 10 energia, quindi insomma un buon buff, e sfruttatelo appieno così da poter avere una partenza in quarta. Io ragazzi vi devo salutare perché il video di oggi è finito. Con questo vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella così da non perdervi i prossimi video, mettere like al video, condividerlo, commentarlo. Per oggi è tutto. Ciao ragazzi.